Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Per la playlist Meccanica Amica oggi effettueremo il tagliando completo e sostituzione delle pastiglie freno di questa Qashqai 2000 DCi del 2013. È la prima volta che il cliente mi porta quest'auto, ce ne sarà di pulizia da fare. Iniziamo sempre dallo svuotamento dell'olio esausto dal motore, in modo da lasciarlo scolare il più possibile mentre svolgiamo le altre operazioni. Quindi, alzata l'auto, procediamo a rimuovere la paratia inferiore coprimotore, svitando 3 bulloni da 10 mm nella parte anteriore e 7 clip in plastica che la sostengono. Per rimuovere il bullone della coppa dell'olio serve una chiave speciale. Il motore è Renault, quindi adottano lo stampo quadrato, reperibile in qualsiasi autoricambi o sito di e-commerce. In questo motore non c'è l'asticella del controllo livello olio motore, o meglio, è incorporata nel tappo dell'olio, quindi apritelo per un miglior deflusso dell'olio esausto. Rimuovete il filtro olio, si trova nella parte frontale del motore, è del tipo a cartuccia, quindi va svitato il portafiltro in plastica utilizzando una chiave a bussola da 27 mm. Essendo il portafiltro posizionato verso il basso, una volta allentato, lasciate scolare l'olio esausto prima di rimuoverlo o imbratterete tutto. Sostituite il filtro dell'aria, operazione molto semplice in quest'auto, basta sganciare due clip ed estrarre il portafiltro. Sostituite quindi il portafiltro aria incastrandolo bene nel portafiltro, reinseritelo nel suo alloggio ed agganciate le clip. Passate ora allo smontaggio del filtro del gasolio, elemento chiave per evitare problemi nei motori diesel. Consiglio vivamente la sua sostituzione ad ogni tagliando. Munitevi di carta assorbente per asciugare il carburante che uscirà dai tubi sganciati. Vanno rimosse le due clip superiori, premendo i pulsanti al loro interno contemporaneamente per poi sfilarle dalla sede. Svitate quindi i due dadi che tengono il coperchio di protezione del filtro, rimuovetelo e sganciate le altre tre clip che trovate, tenendo sempre in mano carta assorbente. Allentate quindi il dado da 10 mm della fascetta metallica che sostiene il filtro gasolio e rimuovetelo. Alloggiate il nuovo filtro del gasolio e procedete con le operazioni inverse allo smontaggio, facendo molta attenzione che le clip siano ben allineate una volta montate, altrimenti potrebbe perdere carburante a motore acceso, quindi regolate bene l'altezza e la rotazione del filtro. Rimontato il tutto, ricaricate il filtro col gasolio tramite la pompetta manuale, facendo continue pressioni fino a che sarà molto dura da premere. Tornate sotto l'auto, dopo aver pulito tutto con dello sgrassatore per motori, sostituite la guarnizione del portafiltro che sarà inclusa col nuovo, lubrificatela bene con dell'olio motore, mettete il filtro nel portafiltro ed avvitatelo a mano per poi serrarlo a 25 Nm. Il bullone della coppa dell'olio invece andrà serrato a 40 Nm. È il momento di rifornire il motore col nuovo olio, ben 7,4 litri. Mi raccomando, procedete sempre in due fasi, ovvero rifornite con 7 litri, richiudete il tappo, accendete il motore e lasciatelo girare per circa un minuto, in modo che si ricarichi bene tutto il circuito. Spegnete e controllate con l'asticella quanto olio va rabboccato, tenendo presente che tra la tacca del minimo e quella del massimo indica 1 litro. Rimane solo da sostituire il filtro abitacolo, operazione molto scomoda in quanto si trova al lato destro dell'acceleratore. Rimuovete la paratia in plastica del tunnel centrale, basta tirarla. Poi smontate l'acceleratore svitando i dadi che lo tengono e il motorino del controllo flusso aria. Avrete così accesso al coperchio del filtro abitacolo, sganciatelo e sfilate il vecchio. Soffiate sempre all'interno con aria compressa per eliminare polvere e residui. Ora le pastiglie dei freni anteriori. Dopo aver smontato il cerchio troviamo la classica pinza flottante monopompante. Svitate due bulloni da 14 mm che tengono il blocco flottante. Basta una chiave a bussola, in queste pinze c'è il controdato fisso. Sfilate verso avanti la parte smontata, aiutandovi se serve con una leva. Fate molta attenzione al tubo dell'olio freni, non torcetelo in nessun modo, ma seguite la sua forma ed appendete il blocco flottante alla molla usando ganci, fil di ferro o fascette, ma non lasciatela per nessun motivo a penzoloni. Rimuovete quindi le pastiglie consumate, basta sfilarle ruotando dalla parte frontale e mettete le nuove. Bisogna ora arretrare il pistoncino. Servirà un arretratore acquistabile in qualsiasi sito di e-commerce o, per questa tipologia di pinza, anche un morsetto a barra o a vite, ma prima allentate il tappo dell'olio dei freni.
Rimettete ora la parte flottante della pinza. Usate il frenafiletti sui due bulloni che la tengono. Leggete bene le istruzioni di utilizzo e serrateli a 55-60 Nm. Rimontate ora il cerchio, avvitando sempre prima i bulloni a mano, poi con la pistola ad aria compressa ma con bassa coppia, infine con una chiave dinamometrica a 130 Nm, utilizzando la tecnica di serraggio a croce. Stesso procedimento per la pinza freno dell'opposto gruppo ruota. Rimane ancora da rimettere il coperchio sottomotore, verificate che non ci siano trasudi sul portafiltro dell'olio e sul bullone della coppa dell'olio, poi rimontatelo sostituendo le eventuali clip in plastica danneggiate. Importantissimo, prima di qualsiasi altra cosa va rimesso sotto pressione l'impianto frenante, altrimenti l'auto, con i pistoncini completamente retratti, non frenerà, quindi in auto a quadro spento pompate sul pedale del freno, che dapprima andrà a fondo senza nessuna resistenza, ma dopo 5-6 pressioni diverrà molto duro, sintomo di una corretta procedura di sostituzione. Dopo una lunga pulizia a secco del motore e delle componenti annesse, il lavoro su questo Qashqai è finalmente finito. Se avete ancora dubbi sulle procedure, non esitate a scrivere nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per non perdere nessun altro video relativo alla manutenzione di quest'auto e di tante altre. Ciao a tutti ragazzi!